Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o solo per i più esperti anche Luna e Venere in bilancia. Andiamo a vedere oggi cosa ti sta per accadere. Quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Quello che ti sta per accadere, come vi insegno sempre, come ci insegnano gli antichi e lo sciamanesimo, sono enti, entità, spiriti, dei, gli eventi sono gli dei. E quindi attraverso un evento, un'immagine che ti accade, un evento, è il veicolo di un certo spirito. Quindi andiamo a vedere cosa ti sta per accadere, quale spirito con il quale avrai a che fare, o può essere una fase della tua vita che ti sta accadendo adesso. Vediamo la richiesta della vita attraverso quello che ti accade e poi andiamo a vedere il dono che ne consegue, ok? Allora, partiamo subito. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, visione, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Cosa ti sta per accadere? Vediamo l'evento che è portavoce di uno spirito, portatore di uno spirito. Il messaggero, cosa ti sta per accadere? Allora, qua c'è un blocco, un 7 di bastoni, ti sta per accadere un blocco, lo stai già vivendo. Il 7 di bastoni è un blocco in questo senso, vedi l'immagine? Dice stop a questa persona, è come se volessi, è un evento che determina un blocco. Ora, il 7 di bastoni come spirito portavoce di questo evento ti chiede di difendere le tue posizioni in merito a qualcosa. Quindi è un evento che porta a un blocco o da parte tua o da parte dell'esterno. Come spirito dell'evento ti sta chiedendo di difendere le tue posizioni. Andiamo a vedere la richiesta della vita tramite questo evento. Lascia cadere tutto ciò che non ti serve, c'è la torre. Allora, la richiesta della vita. Cosa ti sta chiedendo la vita attraverso questo evento? Di distruggere una vecchia identità. Arriva un evento che ti determina un certo blocco. C'è orgoglio qua? C'è qualcosa che ha a che fare con orgoglio, con... Allora te lo dico chiaro. Arriva un evento che ti impone la distruzione di una vecchia tua identità. Che cos'è l'identità? È tutto ciò che crediamo di essere, è tutto ciò che crediamo di sapere, è tutto ciò che crediamo, il tuo nome e cognome. Il nostro nome e cognome è strutturato su condizionamenti della nostra genia e condizionamenti di tutto quello che ha a che fare il mondo ordinario, il luogo comune, e la mente razionale, la morale comune, che è una morale distorta perché è basata sul controllo, sul potere sugli eventi. Allora, qua mi viene chiaro che arriva un evento che mette un blocco, può essere un blocco con qualcuno, un blocco di vita, un blocco, un fermo, non è un fermo, è un blocco, che ti chiede di distruggere tutto quello che sai di essere, che credi di sapere, tutto ciò che credi di sapere o di essere. Poi lo andiamo a specificare, vediamo qual è il dono che ne consegue, se collabori all'evento. Andare via da una certa situazione, una liberazione mentale, una liberazione imposta dalla tua anima affinché tu ti possa sentire libera o libero e non più soggiogato da situazioni, schemi mentali che ti portano a dire ho ragione io, ho ragione io, no, non hai ragione tu, no? Il 6 di spade viene dopo il 5 di spade, che è l'autosabotaggio, conflitti, nemici, no? Quindi il dono che ne consegue è una transizione finalmente dove la tua mente si calma. Questo è un evento che è necessario che accada affinché si distrugga un qualcosa, venga distrutto qualcosa che non serve più. Quando entra la torre in merito, ha a che fare con una situazione in cui
non siamo riusciti a capirlo da soli, arriva la vita che portavoce dello spirito della tua anima, allora la tua anima, che ti impone di farlo affinché tu possa alleggerirti, affinché tu possa realizzare l'interezza. Quindi il dono qual è? Finalmente una transizione verso acque tranquille, verso una situazione più libera che ti permette di alleggerirti. Ok, andiamo a specificare l'evento con il 7 di bastoni. L'evento che arriva, guarda, la stella mi parla di fede, mi parla di fiducia. Molti di voi che stanno guardando, che non stanno facendo il percorso sciamanico con me, è come se vedessero la vita che li respinge. Tutto ciò che arriva è per te, non è mai contro di te. Ma questa è una consapevolezza a cui si arriva grazie al lavoro sciamanico o un lavoro profondo che viene fatto sulla psiche e sul corpo. Chi non sta facendo la pratica dei 21 giorni, ragazzi e miei ragazzi, la trovate qua sotto. Vabbè, chi sta facendo le masterclass con me non ne parliamo, cioè si risolve tutto. Quindi, come se la vita dicessi no, la vita non ho più fede, non ho più speranza, passami il termine, lo sai che non mi piace. Però questo evento è portatore di una grande fede, hai capito? Fammi vedere ancora, poi ti traduco tutto. La torre, la richiesta della vita, cos'è che si deve distruggere? Qua abbiamo un uomo, abbiamo un re di bastoni e molti di voi devono lasciare andare la relazione con qualcuno, che può essere o di lavoro o amicale, o c'è un blocco con qualcuno, c'è un blocco, c'è come se tu avessi perso le speranze con qualcuno, però a livello mentale fossi ancora attaccata a quell'idea. Ecco perché ti dico la, la- il crollo di una vecchia identità. Perché la mente razionale, sai che cosa fa? Per tenerti schiava e soggiogata e vittima, o schiavo e vittima, ti fa agganciare all'idea di qualcosa. Dove lo vedi che non è quella la cosa corretta? Perché ti crea ansia, frustrazione. E la frustrazione o paura contrae i sensi sottili e ti impedisce la realizzazione della tua interezza, del tuo essere. Questo fa parte di questa vecchia identità. Quindi la vita ti sta chiedendo di prendere tu una direzione in merito a una circostanza dove c'è blocco o dove c'è paura. Vediamo il dono che ne consegue col 6 di spade ancora. Guarda, si conclude un ciclo e si apre un ciclo ancora migliore, un successo pieno. Però questo successo pieno avviene dopo una transizione. Ok? Cioè, fondamentalmente questo evento ti porta a difendere ciò in cui credi davvero. Perché l'evento che sta accadendo è una chiamata da parte della tua anima a difendere ciò in cui credi davvero. Il 7 di bastoni, ripeto, parla di una posizione da mantenere, di una scelta che va onorata, anche se non è condivisa da tutti. Non stai lottando per l'ego qua, stai proteggendo una visione dell'anima e questo evento che accade ti chiede di non abbassare la luce per piacere a qualcun altro, di non smussare la verità per mantenere l'armonia esterna, perché la vera armonia adesso nasce dal restare fedele a ciò che senti giusto. Qualcosa deve cadere, un'immagine deve cadere di te, la vecchia immagine di te, un equilibrio finto con qualcuno, con una situazione, o deve cadere un modo di tenere insieme le cose che non è più sostenibile per te. E come lo fai? Con coraggio creativo, con leadership, con assunzione di responsabilità. Cioè la vita ti chiede di non aspettare che tutto crolli da solo, ma di essere tu a dire così non funziona più. Qua non sei vittima dell'evento che accade, del cambiamento, sei agente del cambiamento, cooperatrice con gli dei che sono gli eventi, o cooperatore. Quindi lascerai alle spalle, qual è il dono? Lascerai alle spalle il conflitto, la confusione, la tensione e il mondo ti dice che questo non è un semplice miglioramento, è una chiusura karmica completa, un ciclo si completa, il dono è una nuova pace che non è ottenuta evitando il conflitto, ma attraversandolo con verità. Cioè, finalmente ti sentirai al posto tuo, intera, intero, allineato.
Cioè, la frase per te è questa, no? L'armonia vera non nasce dal piacere a tutti, nasce dal non tradire più te stesso. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli oracoli. Può essere una fase della tua vita, può essere un evento che porta a prendere questa posizione. Vediamo cosa dicono gli oracoli. Idee e progetti, la creatività è la chiave del tuo successo, falla splendere. Allora questo rimarca il fatto, tu non devi piacere a tutti, non tradire più te stessa o te stesso e ci sarà successo. Ok. Cos'altro? Devi avere fiducia e coraggio nel prendere tu questa posizione. Adesso questa cosa non mi va più bene. Lascia andare i timori, prosegui con determinazione, il risultato è vicino, eccolo. Ok. Cioè, prima lo fai, esci fuori dalla difficoltà e questo non è solo una transizione, subito dopo arriva questo risultato, questo successo. Detox, depurati dalle negatività, tutto ti sarà più chiaro. Allora, la negatività in questo caso entra in gioco quando hai necessità di piacere a tutti, no? Di far star bene tutti, di piacere a tutti. Cos'è quello? Il luogo comune, la vecchia identità di cui ti avevo parlato. Ecco che entra in gioco le pratiche sciamaniche che facciamo sempre nella nostra scuola affinché tu lavori sull'inconscio, il tuo inconscio, che poi è l'inconscio collettivo, l'inconscio di tutti, è sul corpo, perché è nel corpo che sono contenute le memorie cellulari che fanno abbassare la frequenza. I vecchi condizionamenti di una vecchia identità basata su devo piacere a tutti, devo tenere insieme tutte le cose, no. Ok, vediamo cosa ti dicono queste altre. Adesso sei nella porta della prigione mentale. Guardati il mio podcast La mente per capire proprio visceralmente, perché quel podcast ti fa entrare visceralmente nel significato profondo e fa fare i clicconi come migliaia delle nostre sorelle hanno già fatto. La porta della prigione sei intrappolata soltanto dalla mente, non è una prigione reale questa, è fittizia. È fittizia. Cosa avviene dopo la prigione? La porta della prigione. Non a caso inizi a vedere il risultato dei tuoi sogni. La porta dell'orizzonte. Cioè è necessaria una presa di posizione qua rispetto a questo evento, e poi inizierai a vedere già il risultato, capito? Questo è il senso. Vediamo cos'altro ti dicono queste. È il momento di agire, guarda come si parlano gli oracoli con i tarocchi, te l'ho detto, devi prendere tu posizione con questo evento che accade o con questa fase. Non devi sapere tutto in anticipo, tu devi farlo e basta. Fai il primo passo e guarda tutto svelarsi. Puoi affrontare qualunque cosa, il tuo cammino, puoi affrontare qualunque cosa il tuo cammino riveli. Sei pronta? Sei pronto? Quindi, ricapitolando, arriva un evento che ti mette a difendere una certa posizione. Lascia crollare ciò che non serve. Vai, anche se non sai dove stai andando, vai, fallo, perché la tua creatività, ciò che ne consegue dopo che fai questa cosa, è il tuo successo. Quindi, dopo questo inizierai a vedere i risultati delle tue azioni. Va bene? Il successo delle tue azioni, che sono risultati mondiali, il mondo. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, mi raccomando, praticate. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.